Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di agosto 2023. Ragazzi, prendo solo questa che si è girata perché è bellissima. Il mondo. Periodo di compimento, periodo di raggiungimento di risultati. Quando c'è la carta del mondo si parla sempre di cambi, possono essere cambi improvvisi, però normalmente sono cambi per il vostro più alto bene. Per qualcuno si potrebbe trattare di qualche trasferimento anche a lunga distanza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso non risuonasse nulla potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere, e per capire come unire questi oroscopi nella descrizione ho pubblicato un video che è una guida e vi spiega proprio come farlo. Per chi volesse contattarmi, qua trovate il mio indirizzo email, e per chi avesse già il mio numero di telefono tenete presente che in questo periodo sono senza WhatsApp e che di conseguenza mi potete contattare con SMS normale. Ok, andiamo a vedere Fante di spade, ragazzi. Regina di spade. 8 di spade, tante spade devo dire. Temperanza, 6 di bastoni. Regina di bastoni e re di denari. Allora, all'inizio ci sono tante spade in effetti, Qui c'è qualche questione che va controllata, regolarizzata, puntata, mi viene anche da dire. Fante di spade è sempre una persona che ha delle idee geniali, che però, diciamo, restano idee, nel senso ha poco spirito pratico, non sa come mettere in pratica certe idee. E la regina di spade, che potrebbe essere una persona vicino a voi se rappresenta un familiare piuttosto che la vostra persona di interesse, rappresenta un'energia piuttosto fredda e programmatrice. Quindi io ho come la sensazione che qui si tratti o di fare dei programmi inerenti alla situazione o alla relazione che state vivendo, oppure è proprio, se sono due persone, ipotesi, se per voi rappresentano due persone, potrebbero essere due persone di tipo un po' rigido, freddo, però tenete presente che la regina di spade è una regina che è arrivata a un risultato, ehm, direi anche abbastanza senza scrupoli, perché è una di quelle persone che non si fa prendere dai sentimentalismi, semplicemente se qualche cosa non le serve lo taglia. Quindi poi lo andiamo a vedere dopo se è una questione di tagliare qualche cosa o qualcuno. L'otto di spade è un atteggiamento molto negativo, ehm, è come se aveste l'idea di non riuscire ad uscire da questa situazione. È anche una carta che parla di qualcuno che vede troppo negativo ed è una carta di autosabotaggio. Difatti poi qui avete anche la temperanza al contrario, come se aveste bisogno di ricalibrare, di pulire un po' questa pesantezza mentale di cui ci parla l'otto di spade. Andiamo a vederle carta per carta, poi le ultime tre le vediamo direttamente con i mini tarocchi. Ok, si è girato già il 10 di spade, andiamo a vedere 4 di bastoni. Mm. Ragazzi, il fante di spade può rappresentare una persona vicino a voi con la quale o il quale la persona si è creata una certa stabilità, una certa solidità. Può anche essere che con questa persona ci sia stato un qualche tipo di compromesso. Andiamo a vedere la regina di spade.
6 di spade, eccolo qua il compromesso. 2 di coppe e 5 di pentacoli. Ragazzi, il 6 di spade parla di allontanarsi da certe idee che si sono acquisite durante l'infanzia. È proprio una carta che io sento collegata alle credenze limitanti. È come se doveste mettere in regola, in equilibrio, certi aspetti della relazione, del compromesso. Perché qui c'è un 5 di pentacoli, c'è una carta di delusione. Quindi o avete bisogno di staccarvi da questo 10 di spade che vi ha creato la delusione, o semplicemente dovete muovervi dall'idea che c'era prima, dalla stabilità che c'era prima per trovare un nuovo accordo all'interno della relazione. Andiamo a vedere l'8 di spade. Papa giustizia e re di bastoni. Wow! È come se pensaste di non avere potere decisionale o comunque di non poter uscire da questa situazione. Io sento che qui c'è l'esigenza di riprendersi in mano il proprio potere personale, di essere visti dagli altri, di regolarizzare le cose, perché il 4 di bastoni io lo sento come una convivenza, mentre tra papa e giustizia mi sembra proprio un matrimonio. Quindi è come se qualcuno volesse riscrivere le regole della relazione. Ragazzi, se per caso, cioè potrebbe anche essere visto in un altro modo, e cioè che c'è un matrimonio che impedisce la vostra relazione, che magari non è il vostro, è quello dell'altra persona. Andiamo a vedere la temperanza. Sette di spade al contrario, asso di bastoni al contrario, 3 di coppe. Eh sì, potrebbe essere il matrimonio di qualcun altro con questo 3 di coppe. Abbiamo di nuovo la regina di spade. Io credo, vedendo queste due carte, che non sappiate da che parte agire, non saprete da che parte muovervi, da che tipo di azione fare per smuovere, diciamo così, la situazione. Il punto è che vi sento, come dire, state un po' friggendo. C'è anche un 7 di spade, quindi potrebbero venire fuori delle questioni spinose, ho come la sensazione che qui, se non lo sapete ancora, potrebbe venir fuori che la persona di vostro interesse ha già una relazione, che sia stabile, che sia in via, diciamo, d'estinzione, che sia addirittura d'arrivo, però comunque c'è un'altra persona. Se non fosse così, perché non è quello il vostro caso, ho come la sensazione che vi dicano, che vi mettano un po' allerta nei confronti delle persone che vi circondano. Perché c'è sempre questo 7 di spade, quindi potrebbero esserci delle novità che vengono a galla, delle questioni che non sapevate, c'è qualche cosa comunque di nuovo con la regina di spade da togliere, da tagliare. Andiamo a vedere il 6 di bastoni al contrario. Mm. Mm, mm, mm. Ragazzi, io sento che qui vi sentite incastrati in questa situazione, come se voleste fare altro, voleste andare oltre, ma c'è qualche cosa, e probabilmente qua si parla di contratti perché sono 3 carte di contratti, quindi o sì, c'è qualcuno qui che ha delle questioni in sospeso con un ex, una ex, magari ci sono questioni familiari, non sento tanto legati ai bambini, ma per qualcuno potrebbe essere, però tenete presente che quando 9 di pentacoli al contrario parla di dipendenza affettiva o dipendenza economica. E qui abbiamo un 6 di bastoni, quindi ho proprio come l'idea che stiate cercando di far qualcosa per farvi vedere. Cioè, farvi vedere, non farvi valere è la parola più corretta. Per far sì che anche gli altri vedano le vostre esigenze, i vostri bisogni.
Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un re di pentacoli che c'è già qui. E 4 di spade. Al contrario, ragazzi, il re di pentacoli normalmente è una persona che può arrivare in aiuto. Sì, ho come la sensazione che potrebbe essere qualcuno, diciamo, che vi toglie le castagne dal fuoco. Se il vostro è un problema economico, perché anche qui abbiamo un 5 di denari che è una carenza di tipo economico, una perdita di tipo economico, può essere che facendo un certo tipo di scelta vi, tra virgolette, impoveriate. Però il re di pentacoli è una persona alla quale voi potete fare riferimento. Io ho come la sensazione che non dobbiate neanche parlare più di tanto, che questa persona se ne accorgerà. Essendo un re potrebbe essere un padre, adesso poi dipende da che età avete, però potrebbe anche essere un fratello, comunque qualcuno che vi viene in aiuto. Nel caso siate single, vi dico, potrebbe essere una persona nuova. Andiamo a vedere il re di denari, questo. Abbiamo un 2 di pentacoli, un 8 di coppe e un 8 di pentacoli, 2 8. Di nuovo una carta che mi parla di allontanamento, così come 6 di spade. Ragazzi, qui è un po' come se vi dicessero: non tenete il piede in due scarpe, fondamentalmente. Rompete il ciclo del karma, spezzate il karma, perché il 2 di pentacoli fa anche riferimento all'infinito, no? Quindi ai cicli che si ripetono. Prendete la vostra strada, lavorate su voi stessi, pensate alla vostra quotidianità, cercate di concretizzare quello che a voi fa star bene. L'otto di coppa è una carta che dice che c'è una persona che va alla ricerca di questa coppa mancante, va in cerca, agisce, fa qualcosa per trovare quello che gli manca fondamentalmente, ok? Vi dico, è un periodo un po' così. Ci sono delle questioni un po' spinose, soprattutto nella terza settimana di agosto. Tante spade avete, ragazzi. Quindi vi dirò, potrebbe anche essere che venga fuori qualche cosa con questo 7 di spade. Però ho anche come la sensazione che questo re di denari che entrerà può essere una persona che conoscerete, può essere una persona che conoscete già. Ho come la sensazione che vi aiuti non poco a prendere queste distanze, a fare questo cambio. Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cosa vi vogliono dire in più. Ragazzi, qui parla di una relazione di codipendenza ed effettivamente qui abbiamo il 9 di pentacoli al contrario e il 5 di pentacoli. E parla anche di una certa paura al lasciarsi andare. Come se ci fossero delle questioni legate al mi affido. Andiamo a vedere le fatine. Wow, coraggio. Questa fatina ha le braccia aperte con un cuore gigante in centro. E il coraggio, ragazzi, è quello che vi fa andare avanti nonostante la paura. Il coraggio non è assenza di paura. Il coraggio è essere consapevoli delle proprie paure e andare avanti lo stesso. Guardate, io vedo che c'è qualche cosa che migliorerà. Stringete un pochettino i denti nella terza settimana e tenete sempre presente che tutto cambia, ok? Che niente è definitivo. Qui avete anche il mondo, è la chiusura di un ciclo. Qui è un 10 di spade. Si parla di chiusura e di nuove aperture, ma è come se doveste iniziare ad agire, a fare qualche cosa.
Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, un commento, una condivisione, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche abbonarvi o lasciare una donazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!